Buongiorno a tutti. Mi è sempre piaciuto pensare alla scienza e agli scienziati come a coloro che guardano al di là di un muro. Guardano al di là di un muro per cercare risposte a cui tutti noi, tutti gli uomini sono interessati. Sono interessati a queste domande cruciali per la nostra esistenza. Discipline come la fisica, la chimica, la biologia, fino alla cosmologia, si occupano di domande, di temi cruciali come la vita, lo spazio e il tempo, la materia e appunto l'universo. E dunque davvero mi sorprende vedere come in questi giorni, in questi mesi, per noi uomini, per noi persone comuni, è molto più facile riferirsi a profeti, a chiromanti, a stregoni in genere, piuttosto che a filosofi o a religiosi. E invece trascuriamo queste persone così strategicamente piazzate nella visione del mondo. Dunque, oggi a me spetta provare a dare voce agli scienziati. Naturalmente gli scienziati, essendo meticolosi, nel momento in cui gli chiedessimo quando finirà il mondo, la prima cosa che ci restituirebbero non è una risposta, è un'altra domanda, ci chiederebbero definiscimi mondo. Ecco che io parto ascoltando i cosmologi direbbero il mondo che cos'è? È l'universo. Il mondo è quello spazio che l'uomo ha esplorato, l'ha esplorato praticamente tutto, è nato circa 13 miliardi di anni fa, con questo bellissimo nome, io lo adoro, non tanto Big Bang, ma atomo primordiale, tutta la vita era raggruppata, tutto il rumore che facciamo sulla Terra, il rumore che fa l'intero universo era raggruppato in un piccolo seme di vita intensamente denso, e da lì è esploso tutto. Ma il cosmologo ci direbbe anche subito di non preoccuparci, la fine del mondo non è così vicina, almeno in termini umani, in termini di Homo sapiens. Infatti che sia un'espansione continua e un raffreddamento, che sia una riduzione di nuovo alla chiusura fino a cartocciarsi sull'atomo primordiale, come vedete ci vogliono altri miliardi di anni prima che il mondo finisca. Dunque andiamo avanti a cercare invece dove può esserci la prossima fine. Dopo l'universo, in una sorta di gioco di scatole cinesi, scendiamo di un sottoinsieme e naturalmente incontriamo la nostra madre Terra, questo bellissimo pianeta. Ecco, anche qua qualche fisico potrebbe dire che la Terra è legata fondamentalmente al Sole e che quindi la fine della Terra non è altro che la fine del Sole. Ora, lo sappiamo, il Sole non è altro che una fornace nucleare nata 4,5 miliardi di anni fa, quindi tempi enormi rispetto alla nostra vita, e questo tempo è quasi a metà del serbatoio della fornace nucleare che appunto si chiama Sole. Quindi anche in questo caso noi uomini potremmo non preoccuparci di quello che è la fine del Sole e quindi del pianeta Terra. Vedrete che piano piano scenderemo sempre più nei sottoinsiemi e avremo sempre problemi più grossi. Però attenzione, perché il pianeta Terra ha uno spauracchio, noi umani abbiamo tutti uno spauracchio che si chiama impatto meteoritico, la possibilità che il nostro pianeta venga impattato da un cattivissimo meteorite e ponga fine alla vita di questo fantastico pianeta. Io più che per parlarne, un po' per scaramanzia, ne ho portato uno di meteorite. Arriva da molto lontano, arriva da oltre Giove, è questo bellissimo oggetto di ferro, nichel e cobalto, pesa non avete idea quanto, me lo sono portato in treno da Milano, gli ho fatto provare l'ebbrezza dell'alta velocità col treno. E questo meteorite appunto mi è stato prestato dal Museo regionale di Scienze Naturali. È un meteorite famoso, è piovuto appunto dai cieli di Giove giù fino alla Terra l'11 gennaio del 1947 in Siberia. Lo metto qua un po' come portafortuna, un po' come scaramanzia, affinché questo evento meteoritico non avvenga. È difficilissimo da individuare, gli scienziati non sanno dirci quando avverrà, se potrà avvenire. È chiaro che la probabilità è molto bassa, quindi anche in questo caso, dopo l'universo, dopo il Sole e il meteorite, passiamo a un tema più caldo, che è quello della vita. La vita è il mondo più importante per noi. Vista dalla Terra, la vita assomiglia a un qualcosa di misterioso. Non a caso alla vita veniva dato un significato, almeno per la religione, quasi divino, e per la filosofia invece veniva dato un significato spirituale, perché le persone come noi, prima della scienza, prima dell'intervento di questi scienziati che dissacrano tutto quello che toccano,
appunto, noi crediamo che la vita sia qualcosa di veramente unico, anche perché osservandolo da qua è veramente così. Non ci sono altri pianeti, almeno da quelli che abbiamo osservato, in grado di sostenere e supportare la vita. Però gli scienziati, come al solito, vanno a cercare delle risposte dove nemmeno le persone si facevano le domande. Ed ecco che si scopre, già nell'Ottocento, che miliardi di anni fa, la nostra Terra era completamente diversa dalle situazioni, dalle condizioni attuali. Quello che vedete era un tipico esempio di quello che poteva essere l'ambiente terrestre, appunto 4 miliardi di anni fa. In questo ambiente terrestre vi erano delle condizioni particolari. In particolare uno scienziato, Stanley Miller, poi premio Nobel per la chimica nel 1953, riproduce quelle condizioni nel suo laboratorio. Mette acido solforico, ammoniaca, metano, acqua, H2O, e CO2, che non è altro che anidride carbonica. Cioè questi elementi, semplici molecole inorganiche, prive di vita, sotto alcune condizioni, quelle del brodo primordiale, della terra primordiale, magicamente diventano vita. Si trasformano da particelle inanimate, senza vita, a particelle vitali. Allora, proprio nei giorni in cui preparavo il TED, ho guardato questi 5 elementi e mi è venuta un'idea. Sono uscito di casa, sono andato a fare la spesa e guarda caso in un unico solo supermercato, non ho dovuto girare tutto il mondo, mi sono portato a casa dell'acqua minerale, H2O più CO2, ho comprato dell'ammoniaca, NH3, profumata tra l'altro, ho comprato dell'idraulico facile, così chiamato, con lo dice l'etichetta, il 94% di acido solforico, H2SO4. Non pensavo di trovare il metano, e invece poi all'ultimo ho pensato, il metano, campeggio, sono andato negli scaffali dedicati al tempo libero e ho trovato questa bomboletta di CH4, cioè metano. Insomma, con euro 5,70 € mi sono portato a casa gli elementi base che Miller utilizzò per dimostrare l'esistenza della vita. Mancava un elemento, che era quello dei fulmini nell'atmosfera primordiale, un semplice accendigas da cucina poteva riprodurlo. Questo atteggiamento un po' dissacrante che ha la scienza e che anch'io mi sono permesso oggi di proporvi, in realtà ci dice molto di più. Da un lato toglie del mistero alla vita, toglie qualcosa di grosso, no? Perché uno dice da semplici elementi chimici, l'ammoniaca e altri 3 elementi posso creare la vita. Dall'altro però ci permette di guardare la vita in un modo completamente nuovo, un modo che gli scienziati continuano a insistere a dirci che è quello giusto, cioè una prospettiva ambientale, una prospettiva esterna alla vita. La vita si è creata non tanto perché la vita in sé è fondamentalmente qualcosa di misterioso, non ha un'anima, non ha uno spirito, non è un dono divino, è una cosa assolutamente fragile ed è dovuta dall'interazione tra la materia che abbiamo appena visto, questi elementi, e l'atmosfera in cui viviamo e il clima in cui viviamo. Allora tutti i climatologi ci dicono, continuano a dirci di trattare bene questa atmosfera perché come ci è stato dato, come la biosfera ci ha donato la vita, potrebbe anche togliercela. È per questo che viene posta questo T con F, cioè il tempo finale, a poche centinaia di anni. Se continueremo a sfruttare la Terra in questo modo, le sue risorse, la sua materia prima, il suo cibo, la Terra a breve potrebbe incananarsi in un processo irreversibile, da cui non potremo più tornare indietro, destinando alla morte tutti gli esseri viventi sulla Terra. Naturalmente questo è ancora un tempo in cui possiamo riprenderci il nostro pianeta e ripensarlo in modo positivo per trasformarlo in qualcosa di futuribile. La parte che però mi interessa di più di tutto questo discorso, continuiamo a scendere nei mondi che gli scienziati ci disegnano, l'universo, questo enorme e gigantesco insieme di particelle che si dilata e che forse un giorno ritornerà a chiudersi, la Terra così fragile legata al Sole, la vita, questo dono misterioso dell'interazione tra l'atmosfera, tra la biosfera e l'uomo e la vita. Infine arriviamo al nostro mondo, quello che intimamente io sento più mio e che da un lato viene minacciato dalla cosa che mi piace di più, dalle macchine. Allora, il nostro mondo lo sappiamo tutti, è l'Homo sapiens. L'Homo sapiens è quell'insieme di culture, di conoscenze, di storia che ci caratterizza, è il nostro cervello, è la nostra interpretazione del reale. L'Homo sapiens
Come vedete da questa slide, purtroppo ci viene raccontato da Charles Darwin che non è sempre esistito, non è il protagonista dell'universo, è un soffio nel tempo dell'universo. 13 miliardi, lo vedete là in alto, contro i 2 miliardi, i 200.000 anni di storia dell'uomo. Quindi è un non nulla nella storia dell'universo, lo è ancora di più o ancora anche nella storia della vita. 4 miliardi e mezzo, 200.000 anni. Allora ci chiediamo, è possibile che l'uomo si possa estinguere? È possibile che questa razza in cui noi crediamo, in cui noi ci affidiamo e crediamo di essere i privilegiati possa estinguersi? Guardando questa slide direi di sì. Qualunque persona di buon senso direbbe si sono estinti tutti, quelli che ci assomigliavano di più, dalla separazione delle antropomorfe, cioè dalle scimmie che si sono preso il ramo di sinistra e gli ominidi che hanno preso il ramo di destra, sono passati 7 milioni di anni, poi siamo apparsi noi tutti. Noi ne abbiamo visti estinguersi alcuni, l'uomo habilis, l'uomo di Neanderthal. Allora non è così strano pensare un giorno il mondo, l'universo, la vita potrebbe avanzare senza la nostra storia. Qual è l'attacco che secondo me potrebbe essere la minaccia principale? Non secondo me, ma anche secondo molte teorie scientifiche e tecnologiche. Quello che attacca direttamente il centro nevralgico dell'uomo, il suo cervello. Noi siamo caratterizzati dal cervello, questo non so neanche come chiamarlo, è un organo ma è molto di più, è la cosa più sofisticata che la natura in 4 miliardi e mezzo ha prodotto. Siamo partiti dal brodo primordiale, siamo arrivati su in questa complessità organizzata che è il nostro cervello che ci fa interpretare la realtà in modo assolutamente originale. Ecco, se di cervello si parla, se il cervello e non certo le capacità predatorie, le nostre dimensioni ci permettono di essere i dominatori del pianeta Terra, se cominciamo a parlare di intelligenza artificiale, io credo che lì dobbiamo guardare le minacce più grosse. Cioè, quelli che vengono chiamati banalmente robot potrebbero arrivare, se non farci estinguere, forse come abbiamo fatto noi con altre razze nel passato, ma almeno rubarci la scena dalla Terra, dal nostro pianeta. Com'è possibile dire questo? Io ho provato a raccogliere un po' di dati e fare delle analogie che funzionano sempre. In alto vedete lo sviluppo biologico della vita, in basso vedete lo sviluppo tecnologico delle macchine. Allora è incredibile, ma queste due curve si assomigliano tantissimo. Adesso dobbiamo solo capire dove siamo posizionati e con che velocità avanzeranno le tecnologie. Perché la vita, lo sappiamo, è nata appunto 4 miliardi di anni fa, la cosa più alta, lo vedete in quel pallino in fondo, la parte che cresce lentamente, la cosa più raffinata che è riuscita a creare la biologia è questa bruttissima o bellissima, dipende dai punti di vista, medusa, un essere che in 4 miliardi aveva un'intelligenza limitatissima, eppure per 4 miliardi e mezzo questo è il frutto dell'evoluzione. A un certo punto ho detto, proviamo a vedere cosa è successo nella tecnologia. 200.000 anni di tecnologia, quella che va dalla scoperta dei primi utensili in pietra, su, fino alla rivoluzione industriale, alla fine hanno prodotto un essere semi-intelligente, mi piace chiamarlo così, è una valvola elettronica inventata nel 1903 e con cui l'uomo ha costruito le prime intelligenze artificiali, i primi computer, i primi cervelli elettronici. Siamo naturalmente a metà del Novecento, la curva di crescita dell'intelligenza, della complessità degli organismi o degli organi automatici è molto bassa. Però è successo poi qualcosa di strano, si è cominciato a prendere una rampa strana, sia nel mondo animale, nel mondo biologico, sono arrivati questi trilobiti, nell'esplosione cambriana, così chiamata, la vita si è moltiplicata di 100 volte, molte più specie, soprattutto più organizzati. I trilobiti, li vedete, sono diversi dalle meduse, hanno già un aspetto di un qualcosa che esplora il mondo, naturalmente siamo sempre nei mari primordiali. E sotto invece l'amatissimo microprocessore, scoperto nel 1970, il dispositivo che ha permesso veramente è questo ragnetto che assomiglia un po' a un trilobite, che ha permesso di partire con l'era elettronica. Ci troviamo all'inizio della rampa, quella che viene chiamata singolarità tecnologica, quella che ci spingerà in pochi anni, lo vedrete, in mondi che prima non pensavamo nemmeno esistere. Così permettetemi di andare avanti velocemente. La stessa cosa si può dire quando dei sensori, quelli che noi oggi chiamiamo occhi e orecchie, hanno migliorato tantissimo gli esseri viventi. Siamo a metà, circa 250 milioni di anni da dove siamo noi oggi, e la tecnologia allo stesso modo ha seguito la stessa cosa. Ha cominciato a dotare di sensori, dei fotodiodi e dei pannelli fotovoltaici,
questi piccoli robottini. Io sono particolarmente affezionato, li ho visti per la prima volta, questi ragnetti al Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia, che per oggi me li ha prestati. Cosa sono questi? Si chiamano fotovori. Io li illumino e loro seguono la luce, vanno a cercarsi l'energia per alimentarsi e continuare a sopravvivere. Ora, da lì forse non apprezzerete tantissimo, ma vi assicuro che è impressionante vedere che hanno un'intelligenza piccola, ma pure io vado a illuminare questi ragnetti e loro seguono la luce. Ok? È la prima volta che un essere artificiale è in grado di gestire le energie ambientali, è in grado di prendere delle decisioni per sopravvivere. È chiaro che non sono stupido, lo vedo che può essere poco immaginato rispetto al nostro cervello, però è vero anche che non pensiate che quell'essere che vedete sopra, corrispondente a quello che vi ho appena mostrato, non parlasse certo di Platone o di Aristotele, andava a cercarsi il cibo esattamente come fa questo. Quindi la metafora continua e passiamo a quello dopo. In pochissimo tempo gli organi viventi biologici diventano dinosauri, veri e propri predatori in grado di conquistare e dominare l'intero pianeta. Allo stesso modo oggi ci troviamo con questi dinosauri un po' ridicoli, che sono i robot, quelli che oggi sono sulla Luna a lavorare al posto nostro e sempre di più arriveranno in mezzo a noi nei prossimi anni. È chiaro che vedendoli i robot fanno ancora un po' ridere, ma perché siamo in una fase di crescita talmente veloce che tutto quello che viene creato ci sembra vecchio. Pensate con che velocità i lucertoloni sono stati sostituiti dal dinosauro, il dinosauro da altre specie e poi fino ad arrivare su all'uomo, all'intelligenza superiore che fino ad oggi ha dominato il nostro pianeta. Li vedete là, l'ultimo passaggio. Nella biologia si chiama Homo sapiens, si chiama Albert Einstein, mio eroe, e nella tecnologia si chiama umanoide, robot, chiamatelo come volete. Impareremo presto il loro nome. La cosa incredibile è che questo passaggio da quel robot giallo all'umanoide, al post-umano, sarà in pochissimo tempo. Quanto tempo? Lo dico con un po' di emozione, saranno meno di 20 anni. Nel 2029 saremo circondati, non con cattiveria, da questi esseri H+, Homo sapiens potenziato, lo dice la teoria appunto della singolarità tecnologica. Questi uomini o umanoidi, questa intelligenza artificiale ci aiuteranno a migliorarci, a passare da uno stato di evoluzione ad un altro. Perché c'è chi pensa anche che non sia proprio così, non ci sia un ramo di produzione di una nuova specie, quella post-umana meccanica, ma ci sia un'integrazione tra il silicio e il carbonio, cioè tra la vita tecnologica e la vita biologica, e che quindi noi passeremo a una miglior vita, cioè a una condizioni di vita più lunghe, più potenziate, cerebralmente e fisicamente, nel 2045, quando potremo addirittura scegliere se continuare a vivere in eterno. È chiaro che anche in me, sono certo che anche in voi, se sentite per la prima volta questi temi, ci sono due atteggiamenti. Uno di paura, perché da un lato c'è la voglia della tradizione, di mantenere le cose così come stanno, perché ci hanno permesso di arrivare fino a qua, dall'altro invece di grandissima eccitazione, l'innovazione così chiamata. Io ho voglia, moltissima voglia di vedere apparire questi esseri per poter condividere con loro tutto quello che fino ad oggi praticamente abbiamo vissuto da soli, o quasi da soli. Dunque, e concludo, io spero che nel 2045 Felix organizzi un altro TEDx a Firenze e che ci sia una macchina a parlare al posto mio. Io sarò lì in mezzo a voi e sarò lì ad applaudirlo, come spero che sia anche per voi. Grazie.